stiamo cercando di recuperare questa chiocciola, questo filo. Andiamo a pulire per due motivi: uno perché è più facile maneggiarlo e più è pulito meglio è, e l'altro per non sporcarci le mani di ossido di alluminio, che anche se è anodizzato comunque, come vedete, nel terreno perde. Queste erano fatte a mano, non hanno funzionato molto bene, non essendo in proporzioni, cioè le proporzioni auree, quelle che diciamo sempre: base 1, altezza 1, 6, 18, che significa se la base è 10, l'altezza è 16,18. Dovremmo essere certi che questa qui è la punta, se è stata misurata bene col test kinesiologico o con il pendolo. Allora mi alzo in piedi e chiedo: questa qui è la base? No. Questa è la base? Non ho una buona risposta. Questa è la base? Questa qui è la base e questa è la punta, come è stato fatto prima. Questa è la base? Sì. E questa è la punta. Non ho avuto la risposta buona. Non avendo avuto una buona risposta, ho dovuto fare per forza la misura incrociata, dove questa sono sicuro che è la base. Mi sono fatto la misura col filo precedentemente per vedere se questa lunghezza basta per chiudere questa chiocciola. Probabilmente è troppo corto e infatti ci mancano 20-30 centimetri. Cosa facciamo? Lo facciamo lo stesso. Per recuperarlo come prima iniziamo dalla base, cercando di non andare a sprecare qua dentro, che perdiamo 10 centimetri, e cerchiamo di farla partire da zero in questo modo qua. E probabilmente riusciremo a fare 5-6 spire, non di più. Una, due, 3 e mezzo. Questa verrà veramente piccola. Farla con le mani, con un po' di pazienza, come avete già visto. Se non l'avete visto, andate a cercare il video. 1, 2, 3 e mezzo. Vado a fare subito la punta. Io la base l'ho già iniziato a fare, quindi mi posso permettere di andare sulla punta. Si parte sempre dalla base. Domande che mi fate: con cosa si può fare? Questo è alluminio, si può fare col rame,
e si può fare anche col filo di recupero delle vigne o con qualsiasi filo di ferro. Se lo dovete lasciare in natura è meglio se usate il filo di ferro o il rame, costa un po' di più. Filo di ferro anche nei boschi vicino a casa potete farlo, lì vedrete che la natura si concentra un po' di più. Qua vicino c'è un fico che è da aiutare, vediamo con un po' di chiocciole di ferro magari se lo possiamo aiutare. 1, 2, 3, 4, 5. Siamo ancora in alto mare. Piano piano, con un po' di calma, vado sempre a stringere in questo modo, sempre con calma. Poi guardo dall'alto. E più o meno ci siamo. Questo è il recupero. Questo è lo stesso procedimento se l'avete fatto con la dima, si sono scassate un po', vi dovete mettere lì e ripararle in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5 e mezzo neanche. Sì, 1, 2, 3, 4, 5 e mezzo. Uno, 2, 3, 4, 5 e mezzo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Stiamo andando bene. Stringendolo un 12% ogni giro, ogni spira, andiamo a ricreare quella che ci manca. Siamo ancora fortunati di avere luce. Qui siamo in campagna, in ombra. Piano piano, ogni pezzettino. Se non avete pazienza e non entrate in uno stato meditativo, questo lavoro qua non è da fare. Comprate una bella
dima, ho ricostruito una bella dima anche in legno, sempre se avete la pazienza di fare un po' di questi lavori, e ci siamo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Una aggiustatina alla punta, qui diventa sempre più piccola. Qui è anche molto grosso questo filo, un po' duro da lavorare, ma va bene lo stesso, ce lo facciamo. Ci vuole un po' di forza. Vado a stringere un altro pochettino, perché così riesco a avere un piccolo gancio da appoggiarlo sopra una canna. Questa va un pochettino allungata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e un pochettino. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ho stretto anche un po' troppo, va bene. Ed ecco qua la nostra chiocciola, che potete confrontare anche con un disegno, con un cono che ha una base di 10 e l'altezza 16,18. Non ci stancheremo mai di ripeterlo. In questo caso io non ho il disegno, ho la dima e vado direttamente sulla dima a fare una proporzione ottica. Ok? In questo caso è qua e ho questo da utilizzare. È venuto fuori questo ossidato fuori. L'ossido non è buono da far trasmettere a questa chiocciola. Bene, alla prossima!